Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation. Io sono Ringardian e oggi parliamo dei film più importanti della storia dell'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, del 1937. E non voglio sentire che è un film obsoleto, o che è una pessima rappresentazione della femminilità, e altre sciocchezze, evitatele di scrivere nei commenti, grazie. Biancaneve è l'azzardo più grosso che si sia mai visto ad Hollywood. Se non fosse stato per questo film, la storia dell'animazione sarebbe stata molto diversa. È vero che, come abbiamo già detto, esistevano già lungometraggi precedenti a questo, come Le avventure del principe Ahmed, di cui abbiamo già parlato. Ma Biancaneve è il primo film in assoluto a utilizzare la tecnica tradizionale. È a colori e con il sonoro, usata successivamente in tutti i film d'animazione da lì in avanti. Walt Disney ha compiuto un vero e proprio miracolo, credendo fino in fondo al suo progetto. Quando tutti gli davano del pazzo, anche la sua famiglia, era solo contro il mondo, ha rischiato addirittura la bancarotta, tutto per produrre questo capolavoro. La tecnica stilistica utilizzata in Biancaneve rasenta la maniacalità. Ancora oggi fanno fatica a star dietro alla bellezza di questo film, che ha quasi 90 anni di vita. Al di là di questo, Biancaneve è importante non solo perché è il primo film in tecnica tradizionale, ma anche perché la sua storia è ormai iconica, così come sono iconici i suoi personaggi. Grimilde, la strega cattiva, è uno dei villain più inquietanti della storia del cinema e ha traumatizzato intere generazioni. I Sette Nani hanno ognuno una propria caratterizzazione ben precisa ed è molto facile provare simpatia per loro. Biancaneve, nonostante tutto quello che se ne dica, è una protagonista che funziona. È una principessa che deve scappare dalla matrigna crudele e, per essere utile a coloro che la vogliono ospitare, decide lei di rendersi utile in casa e li comanda pure a bacchetta, cioè che pessimo esempio di emancipazione femminile, guarda. Questo film è frutto di un lavoro colossale e, come già detto, è perfetto. Le scene drammatiche e molto spesso anche horror si sposano perfettamente con le scene più gioiose e comiche, come quelle dei cartoon di Topolino e delle CD Symphonies. Così Walt Disney ha dimostrato che i film d'animazione erano possibili e potevano intrattenere sia i grandi che i piccoli. Per gli odiatori di questo film mi dispiace per voi, ma dovete mettervi l'animo in pace, perché Biancaneve è il pioniere del genere e ha rivoluzionato il cinema, che senza questo film avrebbe preso una piega completamente diversa. E la storia trattata nel film è universale. Il film non è invecchiato di un giorno non solo per l'estetica, ma anche per la morale che trasmette. Il bene e il male sono forti allo stesso modo. Se compirai azioni buone riceverai l'amore, se compirai azioni cattive riceverai l'odio. Così come Grimilde è riuscita a scovare Biancaneve, ci riuscirà anche il principe, facendo così trionfare l'amore. Un messaggio un po' smielato magari, ma considerato che questo film è uscito dopo la prima guerra mondiale e da lì a poco sarebbe iniziata la seconda, beh, direi che far sognare un po' il proprio pubblico non fosse un'idea così stupida. Grazie zio Walt, grazie per aver realizzato il tuo sogno. Gli animatori di oggi non possono fare altro che eguagliare la tua opera e il tuo coraggio. Ora lascio la parola a voi, inutile chiedervi se avete già visto Biancaneve e i Sette Nani, se così non fosse, dove cavolo siete vissuti fino adesso? Vi è piaciuto? Lo considerate anche voi uno degli azzardi meglio riusciti della storia del cinema? Oppure proprio non lo sopportate? Se volete un approfondimento di questo film, trovate un video in cui ne parlo sul mio canale. Ma se volete un video ancora più approfondito, ditemelo che ne posso parlare sempre sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e di venirmi a trovare sul mio canale Ringardian per altri contenuti di film, serie TV e anime. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!